Io sono sempre stato per i concetti chiari e diretti. Quindi, qual è il peggiore errore fatto nella mia vita? È molto semplice, 2 lettere, S-I. Sì, la risposta. Ho detto troppe volte sì. Ogni giorno siamo bombardati da richieste, email, opportunità, inviti, chiamate, da una minima notifica o suggerimento a un'offerta che ci può far svoltare. E la risposta a queste determinerà la nostra giornata, il nostro impegno e la realizzazione dei nostri soldi. Riccardo, vuoi venire a questo evento? Rick, vuoi essere intervistato al mio podcast? Partecipi a questa live? Per me è sempre stato difficile dire di no. Ho sempre cercato di mettere a disposizione me stesso anche in maniera non sana e ho sempre accettato tutto quello che mi veniva proposto. Poi con gli impegni crescenti e rendermi conto di aver lasciato insoddisfatte persone a cui avevo detto di sì, con cui mi scuso ancora, mi sono reso conto che ero incapace a dire di no e ho dovuto imparare nella maniera più dura la magica maestria di dire di no senza sentirmi in colpa o sembrare rude. Ed oggi con questo video voglio darvi qualche spunto sul come e quando usarla. La mia filosofia, se dovessi dare un consiglio o fare un'analisi, è molto semplice. Inizialmente devi dire sì a qualsiasi opportunità che ti arriva addosso, fino al punto in cui non arrivi a dire di no. E allo stesso modo devi dire di no finché non sei obbligato a dire di sì nuovamente. Sembra banale, ma questa è la base su cui si appoggia tutto. L'arte del sì e no è completamente personale e si può arricchire soltanto facendo errori. Io però posso darvi qualche suggerimento sul come dire sì o no e sul quando. Entrambe le cose sono completamente correlate e si devono supportare a vicenda, altrimenti la vostra risposta non sarà legittima né per voi né per il ricevente. Il tutto inizia, il come, con l'essere sinceri, onesti e trasparenti. Pensa a quando esci con qualcuno che non ti piace. Cosa rispondi a quella persona? Alcuni decidono di ignorarla, altri rispondono che sono troppo impegnati e altri ancora lasciano il paese con l'aereo. Quanto più semplice sarebbe: è stato bellissimo conoscerti, sono sicuro che avrai incredibili successi, ma non penso che ci sia stata una scintilla. Ti auguro il meglio. Sicuramente potrebbe essere scomodo essere onesti con qualcuno, ma quando lo fai, lo dico per esperienza, finisci con il costruire una connessione e relazione molto più forte. Poi ci sono volte in cui potresti sentirti sotto pressione nel rispondere di sì, quando sai che non puoi e non vuoi perché la proposta è di tuo solo relativo interesse e stai spendendo del tempo che non hai. In questo momento arriva il quanto che supporta il come dell'iniziale onestà. Però prima voglio cancellare il mito della risposta insopportabile "non ho tempo". Sappiamo tutti che la risposta reale è "mi dispiace, ma non è tra le mie priorità". Quindi perché non usarla? Torniamo al quando. Il quando lo si crea soltanto se si hanno dei confini, delle policy e delle priorità alle quali fare appello. Vi faccio alcuni esempi. Non accetto nulla finché non ho portato a termine questo progetto. Compaio come ospite in eventi o live solo 2 volte al mese. Questo mese purtroppo sono già pieno, quindi. Nel mio caso, in questo preciso momento della mia vita, sto cercando di sviluppare un'app, sto formando un team e sto lavorando su un corso, oltre a tutte le collaborazioni ed impegni pregressi che pian piano sto sfoltendo. Con tutto questo io cerco sempre di capire quali e quanti slot sono in grado di gestire nella mia giornata vita e se sono pieni non posso accettare altri impegni. L'ultimo punto che voglio andare a toccare è la consapevolezza sugli effetti dei tuoi no. Che fai se una grande opportunità ti passa in mezzo alla strada, qualcosa a cui non puoi rispondere di no? Prima di tutto vorrei sbandierare che i treni non passano solo una volta e non avete idea di quanti ne ho persi io. E poi bisogna riflettere e qui vi do alcuni punti che vi potrebbero essere utili. Quel progetto vi eccita? Lo fareste indipendentemente dai soldi? A cosa dovete rinunciare per farlo? Contribuirà in qualcosa oltre a me stesso? Crescerò da questa esperienza? Mi pentirò di non averlo fatto? Ed infine ricordate che riuscirete a mantenere l'onestà, il come, soltanto se al suo supporto ci sarà un quando, delle regole che vengono sempre rispettate. Molto spesso sono proprio le cose eccitanti che accettiamo quelle che ci fanno dirottare dai nostri reali obiettivi. Per mia esperienza è più importante mantenere la forza del nostro come e quando
piuttosto che accettare nuovi progetti che ci sembrano incredibili. Ed è ovvio dire che quando sei sicuro dei tuoi valori e obiettivi diventa molto più facile dire di no o di sì, ma non pensare che la ricerca di questi si risolva solo con questo video. Qui in fondo voglio sottolineare due cose. 1. Ricordati sempre di seguire i tuoi sogni, i tuoi obiettivi. 2. Sporcati le mani e fai esperienza, è l'unico modo per crescere e capire i tuoi obiettivi. L'equilibrio e l'arte del sì e no la puoi scoprire solo facendo esperienza. Io ti posso condividere la mia, ma ciò non vuol dire che sia quella giusta. In ultima, la cosa più importante è sempre prendersi degli istanti per fermarsi, respirare e rendersi conto di quello che si sta facendo, analizzando le proprie scelte e priorità. E se vi sentite in errore in una qualche situazione, condividete la cosa con sincerità, onestà e trasparenza. Ho imparato che quella è la strada migliore. Ora, onestamente, lasciate un mi piace a questo video per aiutarmi a farlo arrivare a più persone possibili. Iscrivetevi al canale se non volete perdervi tutti i futuri video e noi ci vediamo alla prossima avventura. Ciao a tutti ragazzi.